Ciao a tutti, oggi parleremo della Volkswagen ID3, in questo caso parleremo del taglio di batteria. Quale sarebbe il taglio di batteria giusto per questa vettura? Beh, prima di tutto scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo tema e quale sarebbe il taglio di batteria giusto della Volkswagen ID3. In questo caso io dirò la mia, però ovviamente potete opinare come volete e pensare come volete. Allora, sappiamo benissimo che la Volkswagen ID3 ha praticamente tre tagli di batteria. Un taglio di batteria da 45 kWh, ok? Questo è il primo taglio. Il secondo taglio è un taglio di batteria da 58 kWh e il terzo taglio è un taglio di batteria da 77 kWh. In questo caso, da 77 kWh consente un'autonomia di 500 km, ok? Il taglio di batteria da 58, un'autonomia di più o meno 360 km, e il taglio di batteria più piccolo, che è quello da 45, un'autonomia di più o meno 250 km, ok? Allora, quale sarebbe il taglio di batteria giusto, secondo me? Cioè, ovviamente io do qui la mia opinione, però anche voi pensate tranquillamente come volete, scrivete nei commenti cosa ne pensate. Allora, secondo me, facciamo per eliminazione, no? Perché così diciamo che è più facile, no? Cominciamo dal taglio di batteria da 77 kWh. Allora, facciamo una piccola analisi di questo taglio. Con il taglio di batteria da 77 kWh, il prezzo della vettura è di 42.000 euro, ok? 42.000 euro, e in questo caso abbiamo un grosso problema, almeno secondo me. Perché abbiamo un grosso problema? Perché se parliamo di una vettura che il prezzo di partenza per un taglio di batteria da 77 kWh è di 42.000 euro, aggiungiamo qualche opzionale a pagamento, tocchiamo lì 44-45 mila euro, e in questo caso già arriva al prezzo della Tesla Model 3. E niente, è così. Io penso che questo taglio di batteria secondo me è un po' complicato, anche perché c'è un dettaglio interessante rispetto a questo taglio di batteria da 77. Il dettaglio importante è che i sedili posteriori non sono più per 3 persone, ma per 2 persone solamente, a causa del taglio di batteria che è ingombrante, e in questo caso solo permette 2 posti in dietro anziché 3 posti. Cioè, questa è una perdita in cui, secondo me, questa versione da 77 kWh è fuori mercato, almeno secondo me. Non è una, diciamo, non sto dicendo che io ho ragione su questo, è solo un'opinione, ma secondo me il taglio di batteria da 77 kWh secondo me è un po' complicato, senza considerare il fatto che molti purtroppo paragonano questa vettura con la Tesla Model 3. Io penso che quest'auto non va paragonata, ma siccome già comincia a costare 42-43 mila euro e poi 44 mila euro, già comincia la cosa a diventare un po' complicata, no? Quindi per questo motivo io penso che il taglio di batteria da 77 kWh è complicato. E quindi abbiamo il taglio di batteria da 58 e il taglio di batteria da 45 kWh. Allora, il taglio di batteria da 58 kWh, il prezzo di partenza è 38.000 euro, ok? 38.000 euro che consente un'autonomia di 360 km. Allora, secondo me tocca più o meno, arriva lì come la Renault Zoe, come la Citroen C4, Kia Niro, Nissan Leaf. Diciamo che la cosa già comincia a migliorare un po', no? Certo, se aggiungiamo le opzionali a pagamento, già arriva, tocca 40.000 euro, 42.000 euro, che vuol dire portare via a 30.000, 39.000 euro. È una cosa che va valutata, perché comunque sappiamo benissimo che la Volkswagen D3 purtroppo ha un problema, tra virgolette, che sono le plastiche rigide, che sono veramente ovunque. E per una vettura che costa 40.000 euro, 42.000 euro, con gli opzionali a pagamento, già la cosa diventa un po' complicata, no? Allora, secondo me il taglio di batteria giusto è proprio quello da 45. È vero che la vettura ha, diciamo, una lunghezza di 4,26, in cui, cioè, per la città già diventa un po' complicato, ok? Già diventa un po' complicato per la città, perché
Sappiamo che nelle grandi città come Roma, Milano, Firenze, abbiamo quei problemi che tutti noi conosciamo, che sono i problemi di parcheggio, no? È certo che parcheggiare una macchina come la Smart non è la stessa cosa che parcheggiare una vettura come la Volkswagen E3, ok? Parliamo di una vettura che è lunga 2,70 contro una vettura che è lunga 4,26 m. È complicato, che non è facile, ma io penso che, secondo me, il taglio di batteria giusto è ancora quello da 45, almeno secondo me. Perché io penso così, che nonostante ci siano dei problemi di parcheggio, no? Però la vettura è spaziosa, cioè il passo della vettura è 2,70, cioè infatti è di più, è 2,77, che è il passo di una Passat. Perché cosa hanno fatto i tedeschi? I tedeschi hanno fatto così, hanno ridotto gli sbalzi, ok? Perché si vede che gli sbalzi della vettura sono cortissimi, e per una vettura che ha un'autonomia di 250-260 km, secondo me va benissimo una cosa del genere in città, perché anche senza box, anche se noi non abbiamo un box a casa, questa vettura con il taglio di batteria da 45 kWh consente quella ricarica settimanale. Cioè, se noi facciamo 30 km al giorno, 40 km al giorno, anche se facciamo 50 km al giorno, secondo me il taglio di batteria da 45 basta e avanza, no? Certo, sempre se aggiungiamo la pompa di calore, no? Perché nell'inverno può veramente fare la differenza, no? Perché sappiamo che l'autonomia della vettura dipende da molti fattori, non solo la velocità della vettura, ma anche la temperatura esterna, no? Se la temperatura esterna è di 5-4 gradi, questo può influire tantissimo sull'autonomia della vettura, principalmente se questa vettura non ha la pompa di calore. E questa vettura almeno ci consente di avere la pompa di calore, almeno possiamo evitare che diciamo, il consumo della batteria sia troppo oltre rispetto ad una vettura, paragonando, no? Con una vettura che abbia la pompa di calore. Quindi secondo me il taglio giusto di batteria è quello da 45, perché così non spendiamo così tanto, ok? Perché il taglio di batteria da 45 costa 33.000 euro di partenza. E c'è anche un'altra cosa molto interessante che volevo anche condividere con voi. È prevista una versione ancora più economica di questa Volkswagen D3, perché vedete che sul sito di Volkswagen lì quando selezionate il taglio di batteria da 45 kWh, vedete che lì c'è scritto Pure Performance, ok? 170 cavalli. In questo caso Volkswagen provvederà una versione da 125 cavalli con lo stesso taglio di batteria, ma con delle prestazioni ancora più ridotte, perché così si può ridurre il prezzo della vettura, e così la vettura potrà toccare i 32.000 euro, che già diventa una cosa interessante. Già con l'arrivo della Cupra Born, che probabilmente potrà essere acquistata, tra virgolette, tramite abbonamento mensile, quindi la cosa già migliora un po'. E anche quella vettura, la Cupra Born, che io personalmente la trovo più bella della Volkswagen D3, anche quella potrà consentire un taglio di batteria da 45 kWh. Quindi secondo me il taglio di batteria giusto è proprio quello da 45, perché quello da 58 è 38.000 euro per il prezzo di partenza, quando potete prendere la Zoe che costa 34, oppure la C4, ok, che anche quella va benissimo, oppure una Peugeot 2008, ok? Quindi diciamo che secondo me è questo il taglio di batteria giusto, 45 kWh con prezzo di partenza di 33.000 euro, perché così almeno in questo caso la vettura, rottamandola, possiamo prenderla a 23.000 euro, e così la cosa già diventa molto interessante quando facciamo la soluzione della maxi rata. Ok? Va bene, per questo è tutto, questa è la mia opinione, scrivete anche nei commenti cosa ne pensate di questo tema, secondo voi quale sarebbe il taglio di batteria giusto, ok? Va bene, per questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video, arrivederci, ciao ciao.